Attenzione, la conoscenza di funghi si acquisisce tramite studi ed esperienza. Se siete inesperti, portatevi sempre dietro un manuale e se non siete sicuri di ciò che raccogliete, rivolgetevi sempre al personale competente prima del consumo. Detto questo, buona visione. Armillaria mellea è un fungo autunnale molto raccolto e apprezzato dai cercatori di funghi. Prima di continuare con il video vorrei fare una premessa, ovvero non mi vedrete raccogliere i funghi per due semplici motivi. Il primo perché c'era stato delle gelate le notti prima e questo è legato a un concetto che affronterò più avanti nel video. Seconda cosa perché mi piace raccoglierli giovani per metterli sott'olio. Ma torniamo al video. Avendo un comportamento saproparassita, questo lo si potrà trovare cespitoso su alberi vivi o anche su ceppaie. A volte in realtà lo possiamo trovare anche nell'erba che occulta delle radici, ma lo possiamo trovare perfino in forma isolata e in questi casi assume dimensioni maggiori. Praticamente non esiste arbusto o legno che lui non riesca a parassitare e in relazione a questo presenta una variabilità cromatica tra le più vaste esistenti all'interno del regno dei funghi e il che rende anche questo fungo, che possiamo definire camaleontico, come sicuramente uno dei più pericolosi da cercare in quanto si può confondere con diverse specie tossiche, addirittura in alcuni casi lo si può confondere con Amanita falloide che è un fungo mortale, questo ovviamente basandosi solo sul colore, infatti ci sono dei modi per poterla riconoscere che affronterò più avanti. Parlando ora delle caratteristiche di questo fungo, il cappello può variare dai 3 ai 15 cm, spesso si presenta convesso ma presto diventa piano e umbonato con l'età, presenterà poi un margine ondulato, a volte striato e infine fessurato. La cuticola di questo fungo è viscida col tempo umido ed ha color miele o della cannella o del cuoio, brunastro, bruno-rossastro, olivastro e questo ovviamente a seconda delle piante che le ospitano, come detto prima. Questo sarà più scuro al centro e con sottili squame irte, maggiormente presenti nell'ombone centrale del cappello e che scompaiono purtroppo con la maturità, quindi non possono essere un elemento distintivo preponderante. Avrà questo lamelle rade, basse, che decorrono un poco sul gambo, queste saranno prima biancastre, poi con iridescenze gialle o rose e poi stinte con alità sempre più scure e sempre con la vecchiaia. Ma veniamo ora al gambo che probabilmente è ciò che più ci interessa per riconoscerlo. Questo si presenta slanciato, fibroso, elastico e assottigliato verso la base quando cresce in ceppi, mentre sarà allargato e bulboso alla base quando sarà solitario. Questo presenterà poi delle colorazioni brunastre e via via più scure dall'anello al piede. Sono proprio le colorazioni brunastre sotto l'anello e la presenza dell'anello che ci permetteranno di distinguere l'Armillaria mellea dai suoi sosia o comunque da dei simili, appartenenti al gruppo delle famigliole. Quindi il consiglio è controllare sempre che questo abbia l'anello per essere sicuri in parte di essere di fronte a un'Armillaria mellea. Per quanto riguarda la sua commestibilità, ai fini alimentari è bene eliminare il gambo in quanto questo si presenta fibroso e coriaceo. Inoltre questo prima di poter essere mangiato deve essere prima bollito ed eliminando poi l'acqua di cottura, in quanto all'interno di essa si troverà una tossina che viene eliminata con questa cottura. Una volta fatto questo, l'Armillaria mellea potrà essere o utilizzata per una cottura in padella oppure per una conservazione sott'olio. Per quanto riguarda il congelamento come metodo di conservazione, questo non può essere fatto e si torna al discorso che facevo all'inizio del video. Infatti se Armillaria mellea subisce delle gelate o comunque va a basse temperature, quello che succede è che il fungo sviluppa tossicità e che lo rende non commestibile. Per poter osservare che il fungo abbia avuto delle gelate notturne, quello che si fa è tagliarlo e vedere se la carne mantiene la sua colorazione biancastra, in quanto se è brunastra sappiamo che questo è sceso a basse temperature e quindi ha sviluppato la sua tossicità.